Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale o benvenuti. Parliamo della nuova multistrada V4 RS, un acronimo che deriva direttamente dall'Audi RS, che è coproprietaria e ha delle quote della casa italiana di Ducati. Una moto pazzesca, tanti la definiscono esagerata, senza senso, ma è una serie numerata, quindi sarà prodotta in numero limitato e già acquisisce un certo senso. Ovviamente ha una componentistica di altissimo livello, continuano ad alzare l'asticella in Ducati. Io mi immagino chi è possessore di Pikes Peak oggi che guarda l'RS e dice ma cavolo, adesso mi avete tolto la moto dal mercato. In realtà no, perché ragazzi, se facciamo un'analisi, la Pikes Peak rimane una V4 con un motore Gran Turismo e quindi con una manutenzione programmata a più lungo raggio, che permette di fare più chilometri e di spendere meno e avere comunque delle buonissime prestazioni. La RS invece è una moto da collezione, ha un motore Desmo, quindi ha le valvole meccaniche che richiedono una manutenzione molto più ravvicinata, dimezzata nel controllo giocovalvole. Ricordiamo che V4S, V4 Pikes Peak, avendo il Gran Turismo con le valvole di apertura e chiusura motore a molle, hanno una manutenzione ordinaria di controllo gioco valvole che va a 60.000 km, mentre i motori Desmo di Ducati vanno ricontrollati ogni 30.000, quindi la metà. Per cui cambia proprio tipologia di utilizzo. Una moto che a questo punto mi viene da dire, Ducati, gli dai solo 10 cavalli in più? Potevano fare di più, secondo me, a livello di motore, perché è un motore che deriva direttamente dalla Panigale, che ricordiamo ha 217 cavalli, quindi potevano fare di più a questo punto, mi viene da dire, anche perché BMW con la serie M supera i 210 cavalli. E quindi sì, è vero, con il completo Akrapovic dicono che arrivi ad avere 195 cavalli con, se si usa un olio sviluppato in collaborazione con esso, mi pare un olio particolare, si possa arrivare a 195 cavalli. Cioè, cifre pazzesche, ragazzi, su una moto del genere è comunque un aereo e poi ha tantissima tecnica. Ha il codino che sfila posteriore in titanio, il becco, i paramani e il parafango sono in carbonio, delle pinze freno Brembo Stylema completamente rosse ricavate dal pieno, dischi da 330 mm, moto pazzesca ragazzi, dei cerchi marchesini forgiati leggerissimi. Questa moto perde 3 kg rispetto alla Pikes Peak e 7 kg rispetto alla V4S, che già sono moto pazzesche, consumano già tanto le V4 normali con il motore a valvole a molla, questa con valvole desmodroniche e con aumento di cavalleria sicuramente consumerà un po' di più, e quindi sono moto insomma che hanno un utilizzo di nicchia. Vero è che chi magari non ha bisogno di guardarsi nel portafoglio ogni 5 minuti non ha problemi e viaggia molto bene con una V4S. Io l'ho avuta, vi posso assicurare che è una delle moto più belle sul mercato, più complete, più raffinate, comoda, un'aerodinamica pazzesca, una erogazione, un motore veramente bello, godibile e potente. Che però ovviamente ha i suoi consumi, quindi si assestava intorno ai 14 al litro, di media 15 se si va tranquilli. Se si va piano si arriva a fare anche 18, però con una moto del genere la media è 14, cioè detto proprio fuori dai denti. Pertanto è una moto che si rivolge a un pubblico che considera di poter fare il pieno molto spesso. Detto questo, una moto raffinatissima che avrà nella chiave la dicitura RS scritta con il laser, numerata, una moto eccezionale ragazzi, a vederla veramente
fa pensare a una moto che fra 30 anni guarderemo indietro e diremo mamma mia che pezzo d'arte che aveva fatto Ducati nel 2024, una moto davvero bellissima, che tecnicamente può, secondo me, a livello di ciclistica, se non di cavalli, dare del filo da torcere anche alla BMW M, serie M, che è vero ha più cavalli, ma nella raffinatezza Ducati con l'elettronica, con la possibilità di dosare il freno motore, l'antisaltellamento, tutta il traction control ha sicuramente un'eccellenza ben nota. Pertanto ragazzi, io penso che sia come sempre un pezzo d'arte di Ducati, perché ultimamente ne fanno una più bella dell'altra, una peggio del diavolo, mi viene da dire. Costerà tantissimo, non si sanno ancora i prezzi, ma penso che superi tranquillamente i 35.000 euro, visti i prezzi di Pikes Peak, questa con dei pezzi in titanio, carbonio, eccetera, eccetera. Penso che arriverà anche a 40, essendo una serie numerata. Vedremo. Però, ragazzi, una moto da collezione, quindi va capito il, diciamo, quello che vogliono mirare è avere una moto esclusiva, non una moto di serie. Per cui io ci avrei messo più cavalli, Ducati, a questo punto mi fai una moto della Madonna e ci metti solo 180 cavalli. Se questo è il gioco, bisogna giocare duro, no? Aspetto la prossima, 210 cavalli voglio. Ragazzi, ovviamente scherzo, bellissima moto, spero di vederla ad EICMA e vi invito a guardare nello shop se siete curiosi. Proprio oggi ho scoperto di poter personalizzare le grafiche dei gadget che si possono acquistare e una cosa intelligente che penso che sia anche più bello anche per chi acquista, la possibilità di mettere magari un logo diverso dal mio, perché non tutti magari vogliono andare in giro con la scritta Yomo Cree, anche se è tanta roba, ragazzi. Il canale Yomo Cree, guardategli i miei video, è tanta roba. Però adesso ho pensato di fare qualche maglietta con la dicitura Passo dello Stelvio, con la strada dello Stelvio disegnata tipo fuoco, oppure personalizzare. Avete voglia che, non so, vi piace il Passo Gavia, me lo scrivete nei commenti, io vado e creo una grafica per il Passo Gavia, in modo che magari potrete acquistare una borraccia, un cappellino, una bandana, una maglietta, quello che volete. È una cosa sicuramente che dà più possibilità di aiutarmi a far comunque a sostenere il canale e a farmi continuare a fare il lavoro che è tanto e che comunque mi piace fare, attraverso magari un gadget che vi torna utile anche a voi, e quindi penso sia una cosa carina, una possibilità ulteriore al classico logo Yomo Cree, che comunque è bellissimo, ragazzi. Niente, vi saluto, io spero come sempre che i video vi piacciono, che vi abbiano informato, divertito. Mi raccomando, ci tengo, guardate il video dello Stelvio, ragazzi, che ho fatto circa 3 settimane fa, perché è bellissimo, ne vado fiero, è uno dei miei preferiti e sarei contento se lo guardate e mi lasciate un feedback, ditemi cosa ne pensate. Secondo me è il più bello che ho fatto sul canale da quando l'ho aperto, ormai 1 anno e mezzo. Pertanto ci vediamo ad EICMA, ragazzi, ormai manca poco. Io vi saluto e vi ringrazio, come sempre, grande Ducati. Ciao.